amici e amiche del segno del Toro, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 18 aprile al 1° maggio, dove troveremo la luna piena in Scorpione. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più. Se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto accendiamo la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci, quindi le energie che si muoveranno in questo periodo, quindi subito dopo la luna nuova del 17 a partire dal 18 fino al 1° maggio, la luna piena in Scorpione ci porta a un periodo molto più attivo per lo sviluppo, per andare a cogliere un'energia molto forte. Le emozioni saranno travolgenti, l'attrazione, la passione si intensifica, anche il desiderio, la ricerca, la curiosità, il coraggio e la determinazione possono aiutare tantissimo a far raggiungere degli obiettivi. Occorre comunque autocontrollo, che è possibile averlo per non mostrare debolezza, per superare dei dubbi e delle incertezze. Di contro dobbiamo fare attenzione perché può esserci qualche momento di instabilità emotiva, di insoddisfazione. Abbiamo visto che le emozioni saranno molto forti e possono arrivare ad essere distruttive per noi o per gli altri, per chi ci circonda. Ad esempio ci può essere anche aggressività, eccessiva diffidenza che può aumentare, irascibilità, orgoglio, essere pretenziosi, cioè quindi anche pretendere tutto e subito ed essere frettolosi. Adesso andiamo a vedere proprio le energie per voi, cosa riescono a captare gli oracoli. Partendo proprio dal primo, troviamo Dio del cielo. Questa è una carta che ha a che fare con l'autorevolezza, con l'aiutarci a capire che noi abbiamo assolutamente la forza interiore per superare le sfide. Quindi sì, è vero, possono esserci delle sfide all'inizio di questo periodo, ma forse sono sfide che ci aiuteranno a riflettere sulla nostra direzione, la direzione di un percorso, di un'idea, di un progetto che stiamo portando avanti o che vogliamo realizzare, di indirizzare la nostra energia, la nostra luce, l'impegno, la dedizione verso un qualcosa che sia giusto per noi, non solo per noi stessi, però magari anche con gli altri. Ecco perché dobbiamo cercare di capire come gestirle al meglio. E poi ci può portare anche un periodo di serenità, di gioia o di cogliere qualche momento felice. Questo è il primo oracolo che ci può fare un po' il punto di tutta la situazione e anche un po' di tutto il periodo. E adesso andiamo a vedere altri messaggi. Troviamo primo quarto. Questa carta ha a che fare spesso con l'idea della sospensione o del sentirsi in equilibrio precario. Ci potrebbe essere un cambio di direzione, nel senso, di fare attenzione quando pianifichiamo le cose, perché magari dobbiamo cambiare le cose in corso d'opera, quindi consiglio sempre, di, ascoltare il proprio intuito, di prepararsi un piano B o di muoversi, pian pianino per cercare di adattarsi alle varie circostanze. Magari come vi dicevo, può arrivare un momento di verifica, dove ci sono delle sfide o dove ci sono delle
contrarietà, chiamiamole così, che non arrivano per nuocere. Possono essere abbastanza fastidiose, questo è vero, ma vuol dire che in qualche modo ci fanno capire se noi vogliamo o desideriamo veramente perseguire un'idea o quell'obiettivo, o migliorare qualcosa in senso lato, oppure se è il caso di lasciare andare perché magari stiamo vedendo che stiamo sprecando solo il nostro tempo e le nostre energie. Questo può valere per qualsiasi cosa, anche nei confronti di qualcuno, di una persona. L'altro messaggio arriva dalla metamorfosi e questa è molto forte perché prima di tutto ci parla anche di noi, di come ci sentiamo. Oltre alla fase di sospensione potremmo sentirci in trappola, bloccati. Di solito quando si presenta una fase del genere vuol dire che abbiamo sia terreno fertile per la trasformazione e vuol dire anche che abbiamo bisogno di un cambiamento a livello profondo. Quindi, come vi dicevo, proprio di non prendere totalmente per negativo un periodo o qualche avversità o una fase, tra virgolette, di debolezza, ma queste sono cose che ci aiuteranno a diventare più saggi, più forti e addirittura di riuscire a capire come indirizzare, come vi dicevo, a seguire la propria luce, sia per uscire da alcune situazioni complesse, sia proprio per capire come gestire se stessi, le proprie emozioni e come affrontare le varie cose. E adesso passiamo ai suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo quali altri suggerimenti troviamo. Il sacrificio. Ho notato un po' sin dall'inizio della vostra lettura che si prospetta effettivamente un passaggio molto intenso per voi, ci sono alcuni aspetti complessi e la carta del sacrificio potrebbe sottolineare queste cose. Nel senso, alcuni aspetti dove occorre maggiore impegno, dove abbiamo bisogno anche di un gesto semplice, di fare un piccolo passettino, soprattutto se ci sentiamo bloccati, di fare un piccolo sacrificio o grande che sia, dipende da quello che state vivendo, ma che abbia un carico di significato molto forte per voi. Quindi di pensare alla comprensione, all'amore, a tanti bei sentimenti ed emozioni come forza che devono nutrire voi stessi e quello che state facendo e vedrete che tutto poi vi verrà restituito. Quindi vuol dire che maggior impegno, maggior dedizione verrà ripagato, quindi poi ci saranno soddisfazioni, ci saranno miglioramenti e vedrete i risultati. Troviamo la carta degli anziani, ecco questa fa riferimento alla saggezza, probabilmente alcune cose che avete vissuto nel passato o recentemente sono stati impegnativi certo, però decisivi per certi aspetti. Quindi questa parla di appunto saggezza, di analizzare atteggiamenti e azioni, di perdonare se stessi nel caso appunto ci siano alcune cose che vi stanno ancora bloccando, oppure anche ecco, di ascoltare, ricevere dei consigli. Potreste essere anche voi molto utili in questo periodo nell'aiutare, nel sostenere qualcuno di importante. Ovviamente sempre di non esagerare, perché vedendo le varie carte magari tendete a sacrificarvi eccessivamente e allora qui è vero, parliamo di un eccesso di energia che deve essere direzionato magari in modo diverso per il vostro stesso bene, quindi in qualche modo di andare a spezzare quelle catene di alcune situazioni che a momento per voi sono diventate troppo pesanti, troppo ingombranti. L'ultimo messaggio arriva dall'arcobaleno ed effettivamente arriva un messaggio di speranza, di luce, di capire che effettivamente troverete quel tesoro alla fine dell'arcobaleno,
ovviamente si tratta, ahimè, di passare, attraversare il buio, una difficoltà o comunque delle situazioni che possono essere abbastanza stressanti, coinvolgenti per voi a livello emozionale, a livello ahimè anche fisico, però sapete, anzi dovete assolutamente sapere che arriveranno i risultati. Anzi, forse proprio in questo periodo, avvicinandoci alla luna piena, vedrete già delle soddisfazioni e dei risultati molto importanti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!